Quello che vedete sui social non è vero. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di un argomento che a me sta a cuore, che è sempre quello del paragonarsi con gli altri e quello dei social media. Ci sono periodi in cui una persona sta bene, periodi in cui una persona sta male, periodi un po' su, periodi un po' giù. È una cosa un po' normale e piano piano con la consapevolezza si inizia a fare caso anche a queste ondate di umore. Ma ci sono quei momenti in cui, grazie al mio percorso di yoga, ho notato i momenti in cui inizia il periodo giù e quasi sempre il periodo giù è scatenato dal paragonarmi con gli altri. E il paragonarmi con gli altri non a livello qua attorno a me che cosa succede, gente attorno a me che cosa fa, cosa non fa, ma proprio sui social media. Infatti è una cosa di cui parlo spesso, è la questione anche della nostra generazione, che il problema del perché tanti di noi siamo depressi, siamo pieni di ansia, abbiamo tutti questi problemi mentali, è proprio dovuto a questo utilizzo di internet, a questo continuo mettersi a confronto con qualcuno. E fino a 100 anni fa era una cosa che comunque poteva andare bene, perché nel momento in cui mi paragono con la persona a fianco a me, il mio vicino di casa o comunque qualcuno nel mio paese, non ci sono fin troppo problemi. Però nel momento in cui arriva internet e la nostra identità diventa sociale e quindi iniziamo a paragonarci non solo consapevolmente a livello locale ma a livello globale, e quindi siamo cresciuti con questa cosa che dall'altra parte del mondo in questo momento c'è un dodicenne miliardario che apre 1000 startup, c'è la celebrità di 20 anni, c'è quello che fa le nostre stesse cose ed è meglio di noi, c'è quello con il fisico migliore, quello che posta le storie in un certo modo eccetera, ci distrugge mentalmente, anche inconsciamente, anche se sappiamo che sono cose che non dovremmo guardare. In realtà c'è una parte di noi che continua a guardare queste cose e continua a mettersi a confronto, soprattutto nel momento in cui si utilizzano i social, perché siamo proprio in questo momento, in questa mode, zombie mode, in cui la nostra mente inconscia è aperta al 100% a ricevere tutti i segnali, a ricevere più dopamina possibile, e tra un video di gattini e l'altro, bam, eccolo lì, Logan Paul che va sul suo jet privato a guadagnarsi altri 150 milioni di dollari vendendo la sua bevanda. E tu ti fermi e per un attimo dici, ma io cosa sto facendo? Io sono qua in questo momento a guardarmi attorno su questo telefono che non è neanche il miglior telefono, in questa stanza orribile, in un paese bruttissimo, non ho un jet, non ce l'avrò mai, e inizi a seguire i tuoi pensieri e andare in questa sorta di loop in cui non puoi stare meglio. Perché paragonarsi con gli altri non è mai giusto, bisogna sempre e solo guardare il proprio percorso, ma nel momento in cui il confronto, la battaglia la si ha con il resto del mondo, sicuramente è una battaglia che non puoi vincere. E siccome è qualcosa con cui io faccio tanta fatica, qualcosa che mi ha sempre un po' affaticato, questa mia disciplina, questa mia voglia di crescita mi ha sempre portato a cercare di diventare la versione migliore di me stesso, non mi sono mai sentito di fare abbastanza. Quando ho iniziato questo percorso di crescita personale, di crescita interiore, ho iniziato un po' anche a guarire questo mio trauma, a capire che cosa fare, cosa non fare, come a diventare più consapevole anche di come mi sto paragonando con gli altri. Perché ragazzi, paragonarsi è anche una cosa che in realtà è giusta, in senso è una parte di noi che ci vuole bene, è una parte di noi che comunque non è che lo fa contro di noi. C'è un libro bellissimo che consiglio, l'ho visto in un video, si chiama No Bad Parts, che proprio fa vedere le parti diverse che ci sono all'interno di una persona e che in realtà ogni parte di noi serve per qualcosa, sono tutte fatte per darci comunque la nostra, farci stare bene, e quindi che bisogna ascoltarle tutte. E anche questa non bisogna in realtà sopprimerla, perché se no ogni volta che si vede comunque qualcuno che sta meglio di noi si continua poi a star male anche se non si vuole. La cosa che bisogna fare è accettarla, perché in realtà il paragonarsi con gli altri è utile a livello umanitario, a livello esistenziale, come motivazione per spingerci sempre di più, perché l'essere umano deve comunque evolvere. Ma a livello personale bisogna capire due cose. Uno, che indipendentemente da quello che fai, indipendentemente da quello che fanno gli altri, indipendentemente da tutto, la propria strada è unica. Non c'è nessun'altra strada mai fatta nella storia dell'uomo, e mai ci sarà, che sarà uguale, identica, precisa. Quindi anche se tu hai delle ambizioni per diventare, non so, un cantante, esempio, e il tuo vicino di casa è diventato un cantante bravissimo, non devi star male perché lui è già nella sua versione finale di se stesso o perché sta iniziando
iniziando o perché guardi quell'altro. No, devi guardare la tua strada perché la sua strada è completamente diversa dalla sua. Non sai cosa può succedere domani, non sai cosa può succedere oggi, non sai cosa è successo ieri, non hai tutto il contesto. L'unica cosa per cui hai contesto è la tua strada ed è l'unica che conosci, su cui puoi influire. Non buttare comunque giù gli altri per farti stare meglio, perché anche questa è una cosa tossica, è una cosa che noto alcune persone che lo fanno e per un periodo lo facevo anch'io. Vedevo ad esempio quella persona che faceva il mio stesso percorso ed era messa meglio di me e pensavo dentro di me, per farmi star meglio, vabbè ma tanto non è poi così bravo, oppure vabbè ma tanto non avrà successo per sempre. No, devi imparare a guardare il tuo percorso, a essere solo paragonabile con la tua strada. Se ti paragoni solo a quello che avevi un mese fa, un anno fa, una settimana fa e fai almeno un piccolo passo in avanti ogni giorno verso il tuo percorso e capisci che il tuo percorso è una strada unica che ti porterà al tuo unico risultato, che il suo risultato non sarà il tuo, che il suo risultato non sarà il suo, che ognuno ha il proprio risultato alla fine del proprio percorso, del proprio percorso di vita, e che anzi non c'è neanche un risultato, il percorso è il risultato stesso alla fine, automaticamente sarai anche più grato per te stesso e quindi sarai grato anche e contento per quello che faranno gli altri. Quindi la gratitudine è un esercizio molto importante per imparare a fare questa cosa. Quando sei grato per tutto quello che fai e i miglioramenti che fai ogni giorno e guardi te stesso e capisci che anche se l'altro sembra avere una strada simile alla tua, in realtà non c'entra niente con te, nessuno c'entra niente con te, e che anzi siamo tutti sulla stessa barca. L'essere umano è tutto puntata sull'evoluzione, sulla migliore sensazione di star bene in assoluto. Tu sei qui come tutti e cerchiamo tutti in realtà alla fine, in ogni caso, di stare sempre meglio. Quindi siamo tutti sulla stessa barca, stiamo andando tutti nella stessa direzione, non c'è nessun nemico, non c'è nessuno con cui paragonarsi, ognuno fa a modo suo, ognuno ha il proprio timone, ognuno ha il proprio percorso, la propria crescita, il proprio passato, il proprio futuro. Bisogna concentrarsi sul presente, essere grati e imparare dal passato e continuare verso un futuro con le proprie ambizioni, senza guardare cosa fanno gli altri. Lo si può guardare per imparare qualcosa, ma capire che anche se quello a fianco a te sta facendo qualcosa, non c'entra niente con te. E mai c'entrerà, perché Marco Delia e il percorso di Marco Delia esiste solo una volta, esisterà una volta ed è sempre solo esistito una volta. Anche una leggera cosa nella vita può cambiare eternamente tutto, quindi è inutile cercare le somiglianze con un altro percorso perché tutti sono infinitamente diversi uno dall'altro. E anche se il tuo sembra, vuoi arrivare da una parte e sembra completamente storto confronto a quello degli altri, in realtà fidati che se vuoi andare là in qualche modo ci arrivi se continui a dare il massimo, anche in modo completamente diverso e inusuale da quello che fanno gli altri. E cosa numero 2 è quello che dicevo all'inizio: i social non sono veri. Quando capisci queste cose che ho detto all'inizio, quindi impari a non paragonarti con gli altri, impari a essere grato per il tuo percorso, guardi il tuo percorso, capisci che siamo tutti sulla stessa barca, l'unica cosa che rimane, che veramente a noi è la fonte di queste disgrazie, sono i social media. Quindi oltre a fare queste cose di gratitudine, tra l'altro vi metto qua una foto di 2 app gratitudine che sono molto utili da fare ogni giorno e anche queste sono ottime. La seconda cosa è imparare a utilizzare i social nel modo corretto. Utilizziamo i social media per informarci, per fare network, comunicare con le altre persone, condividere contenuti, ma capiamo che non è reale, capiamo che non è un mondo reale, è un'identità digitale che purtroppo la generazione Z si è accaparrata come necessaria, perché al giorno d'oggi dobbiamo essere digitalmente presenti se vogliamo fare qualsiasi cosa o carriera nella vita, ma che quello che le persone mostrano sui social non è vero, perché tutti mostrano la versione migliore di se stessi o comunque una versione alterata di se stessi per forza, perché non puoi comunque pubblicare tutto te stesso sui social media, anche fosse è impossibile tramite solo una foto, un video, un contenuto o una live mostrare tutto se stesso. Non c'è mai tutto il contesto, non c'è mai tutto, quindi è anche impossibile ed è anche una cosa in realtà naturale che nel momento in cui io voglio postare qualcosa su di me, posto qualcosa che può essere utile a me, posto qualcosa che può dare un'immagine giusta di me e quindi anche a me la versione migliore di me stesso. Automaticamente però, dato che tutti fanno così, bisogna metterlo in conto e capire che dato che tutti mettono la parte migliore di se stessi, non bisogna guardare che cosa stanno facendo, non bisogna guardare, perché tutti hanno la vita normale, ragazzi, tutti vanno a letto la sera, si tolgono i pantaloni e vanno a dormire come te. Siamo tutti esseri umani sulla stessa barca, quindi anche se sui social media sembrano tutti eroi e fanno cose incredibili, quelli lì sono numeri su una piattaforma, sono numeri virtuali su dei social media che neanche esistono. Guardati attorno, impara a essere e rimanere nel momento presente, svegliati, apri gli occhi e accorgiti che attorno a te non c'è nessun social media, non c'è nessuna cosa digitale, sono onde elettromagnetiche di internet attorno a te, quindi dai il peso giusto a queste cose,
utilizzale per migliorare la tua situazione presente, crea contenuti, aiuta gli altri, ma nel momento in cui devi consumare contenuti, idem, utilizzali per te, ma non fare in modo che influenzino negativamente il tuo corpo e la tua mente e farli andare contro di te. Non alimentare il tuo ego, le tue ansie, le tue paure, la tua depressione o il paragonarti con gli altri. Utilizzali invece per darti creatività, per stimolarti, per influenzarti in modo positivo e per spingere sempre di più. Ma dai un timer, un set, un limite a quante ore stai tutti i giorni sui social, smetti di seguire persone che invece continuano a darti questa sensazione negativa, non aver paura, tabula rasa, non cambia niente nella vita reale e setta nella tua testa una volta per tutte questa idea che quello che c'è non è reale. Prendilo come un gioco, la vita in realtà è tutta un gioco, ma i social media sono un gioco all'interno del gioco, quindi prendila con leggerezza e filosofia, fai tutto quello che ti ho detto in precedenza e vedrai che andrà tutto meglio. C'è anche un libro che vi consiglio, si chiama Il potere di adesso, che vi aiuta a imparare a stare nel momento presente e a capire veramente che cos'è vero o non vero, a non essere sopraffatti dalla propria mente e da questo loop negativo. Ecco qua ragazzi, spero che questo video sia di aiuto almeno a una persona. Se ti è stato di aiuto, lasciami un commento, fammi sapere che cosa ne pensi, iscriviti al canale, seguimi su Instagram se ne hai voglia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!